Come specie ci troviamo di fronte ad un bivio di cambiamenti sempre più rapidi, mai visti prima nella storia della vita. Sembra che il futuro possa ribaltarsi in entrambe le direzioni, tra utopia e apocalisse. I rischi che affrontiamo sono davvero scoraggianti, ma dietro al dilagante pessimismo per il nostro futuro c'è la prova che l'umanità non solo può sopravvivere nei prossimi secoli, ma che possa prosperare in futuro in modo trascendentale. Nessuno sa cosa avverrà dopo, ma ci sono 3 grandi percorsi che l'umanità può intraprendere. Il primo è il collasso, una grave catastrofe che minaccia la caduta della civiltà e forse addirittura l'estinzione della razza umana. Il secondo è un percorso abbastanza lineare nel quale l'umanità evita il collasso ma raggiunge un limite superiore del progresso che porta ad una sorta di stabilità. E il terzo è la trascendenza, dove l'umanità raggiunge il suo pieno potenziale, si moltiplica in trilioni e si trasforma lungo il percorso in qualcosa di completamente inimmaginabile. Immaginare questi 3 scenari chiarirà i rischi che affrontiamo mentre stiamo entrando in una nuova era, imprevedibile per il pianeta Terra e per noi stessi. L'umanità non è estranea alla catastrofe. I nostri antenati sono sopravvissuti a impatti di asteroidi, ere glaciali, alle eruzioni dei supervulcani e alle piaghe mortali, tornando ogni volta a nuove vette e mostrando una resilienza senza eguali. Ma le nostre maggiori minacce non provengono più dal mondo naturale, provengono da noi stessi. Dagli albori delle armi nucleari, le minacce di autodistruzione sono arrivate a far impallidire tutte le altre possibilità. E secondo alcune stime matematiche, portate avanti dal Future of Humanity Institute, il rischio che saremo proprio noi stessi a causare in qualche modo la nostra estinzione è di circa 300 volte superiore, 300, rispetto all'estinzione per cause naturali. Il Future of Life Institute identifica 4 rischi principali per la nostra sopravvivenza, e questi rischi sono una guerra nucleare, cambiamento climatico, biotecnologia e intelligenza artificiale. Per comprendere la gravità di questi rischi dobbiamo essere pessimisti e immaginare i loro peggiori risvolti. La fuliggine di una guerra nucleare su larga scala potrebbe raffreddare, per esempio, la temperatura globale di quasi 10 gradi e spazzare via fino al 63% della popolazione. Abbiamo fatto passi da gigante nella riduzione delle scorte nucleari da parte delle nazioni militarizzate. Vi basti pensare che da 40.000 bombe atomiche che deteneva l'Unione Sovietica sono passati a circa 3.000 con l'attuale Federazione Russa. Ma esistono ancora quasi 10.000 testate atomiche sul pianeta che basterebbero a polverizzare tutto ciò che conosciamo. Attualmente siamo sulla buona strada per riscaldare la Terra di circa 2,7 gradi entro il 2100, il che potrebbe provocare lo spostamento, la migrazione di oltre 1 miliardo di persone. Nel peggiore dei casi potremmo innescare punti critici di CO2 e causare fino a 12 gradi di riscaldamento nei prossimi secoli. Dico 12 gradi. D'altra parte la biotecnologia ha il potenziale per risolvere gravi crisi come la scarsità di cibo e le malattie, ma potrebbe anche dare a piccoli gruppi di persone il potere di causare un disastro globale. A buon intenditore poche parole. In teoria il rilascio di un agente patogeno artificiale potrebbe produrre un numero di morti ancora più alto di una guerra nucleare globale, e si sospetta che le pandemie prodotte dai risvolti della biotecnologia mettano in serio rischio la nostra specie. Il rischio più difficile da valutare invece deriva dall'intelligenza artificiale, perché potremmo non essere in grado di superarla in astuzia. Potrebbe diventare un potente alleato, il nostro più potente alleato, oppure potrebbe alla fine competere con noi
per le risorse mondiali e spingere così l'umanità nell'oscurità. Navigare in questo nuovo panorama di rischio sarà la sfida più grande che abbiamo mai affrontato e nuove minacce sconosciute sono destinate a materializzarsi man mano che progrediamo. Ma nonostante il rischio di tragedie umane su larga scala, pochi di questi rischi da soli potrebbero portare probabilmente all'estinzione totale. In effetti, potremmo essere una delle specie meno a rischio sulla Terra. Hai capito bene? Perché i nostri grandi numeri e l'ampia distribuzione ci hanno fornito un cuscinetto geografico contro l'estinzione. Abitiamo in ogni angolo della Terra, dal deserto alla tundra alle minuscole isole nell'oceano che potrebbero fungere da quarantene naturali in caso di disastro globale. Anche se il 99,9% degli esseri umani, signori, il 99,9% degli esseri umani venisse eliminato in qualche modo, rimarrebbero circa 8 milioni di persone e l'1% della popolazione mondiale attuale corrisponde a più di quante persone siano esistite per gran parte della nostra storia. E anche se siamo lenti a riprodurci, non facciamo più affidamento sul ritmo glaciale della selezione naturale per adattarci. La tecnologia oggi, infatti, ci dà il potere di adattarci migliaia di volte più velocemente di qualsiasi altra specie nella storia della vita. Infine, le nostre diete molto variate consentono un'ampia flessibilità nelle fonti alimentari, una caratteristica fondamentale per i sopravvissuti alle passate estinzioni di massa che si dovettero adattare. In definitiva, la minaccia di collasso dipende da una domanda: quanto è resiliente la civiltà? Quanto è grande il colpo che possiamo sopportare e andare avanti? La peste nera del 1347 uccise circa la metà della popolazione europea e 1/10 della popolazione mondiale. Ma anche questo non fece deragliare il progresso umano e fu seguita dalla rivoluzione scientifica appena 200 anni dopo. Lo stesso colpo proporzionale oggi provocherebbe il caos nella nostra economia globale interconnessa. Ma finché le nostre infrastrutture e le nostre conoscenze e la nostra tecnologia rimane, possiamo riprenderci e mantenere uno slancio verso l'alto nell'asset del progresso. Se subissimo un collasso abbastanza profondo da estinguere l'industria globale, la ripresa sarebbe molto più lunga e precaria. E se in qualche modo perdessimo la capacità di coltivare e venissimo relegati allo stile di vita dei cacciatori-raccoglitori, la Terra potrebbe sostenere solo 10 milioni di persone, non di più. La popolazione di 1000 anni fa. Da alcune stime siamo venuti a sapere che sarebbero necessari tra i 5.000 o più sopravvissuti per ripopolare con successo la Terra. Al di sotto di questo livello, il cosiddetto collo di bottiglia genetico sarebbe troppo stretto e potremmo non riprenderci mai. Per comprendere cosa c'è in gioco, dobbiamo affrontare cosa significa effettivamente l'estinzione. La nostra più grande minaccia non deriva da un singolo evento disastroso, ma dagli effetti cumulativi dei disastri che si sovrappongono e si mescolano in modi imprevedibili. Nel 2009 2 ricercatori del Future of Life Institute hanno condotto un esperimento per vedere cosa sarebbe necessario per portare l'umanità alla completa estinzione. La prima fase vede un rapido crollo della popolazione umana a causa della guerra globale e il collasso globale dell'industria e dell'agricoltura. La fase 2 vede l'esaurimento delle rimanenti risorse naturali nei 2 secoli successivi, quindi 200 anni dopo una grande guerra, e nella fase 3 si prevede una spirale discendente di collasso dell'ecosistema punteggiata da un'eruzione di un supervulcano, lasciando le ultime fasce di umanità rimaste incapaci di aggrapparsi alla vita ancora a lungo. Un simile risultato non sarebbe tragico solo in termini di perdita di vite umane, ma anche di vite future potenziali. Andiamo, pensaci, miliardi o addirittura trilioni di nostri potenziali discendenti non si materializzerebbero mai. I pianeti lontani rimarrebbero inesplorati. Segnerebbe la fine della musica, della poesia e dell'arte nel nostro angolo di galassia, e molti scienziati hanno già pensato a questo. La Banca Mondiale del Seme in Norvegia, che detiene ora oltre 1 milione di campioni di semi per oltre 4.000 specie di piante,
un giorno potrebbe diventare una risorsa fondamentale per ricostruire la civiltà. Ma c'è un posto ancora migliore per costruire un cavo come questo. Alcuni hanno proposto anche bunker lunari che conserverebbero campioni genetici in tubi di lava sotto la superficie della Luna. Qui sarebbero protetti dal disastro globale, dall'erosione, dai micrometeoriti, dalle condizioni lunari e terrestri, dalle radiazioni e da qualsiasi altro disastro naturale o artificiale. Ma il modo migliore per garantire la nostra sopravvivenza a lungo termine è fare il salto che nessun'altra forma di vita sulla Terra ha mai fatto. Ossia, diventare una specie multiplanetaria. Una volta che una civiltà autosufficiente si stabilirà su un altro pianeta, le possibilità della nostra estinzione precipiteranno. Porteremo con noi la nostra storia e più ci allontaneremo dalla Terra e più ci troveremo ad affrontare rischi nuovi e sconosciuti, ma vi assicuro che ne varrà la pena. Una civiltà interplanetaria sostenibile sarà la base per un futuro lungo e prospero. Ma questo futuro più elevato è davvero a portata di mano? Oppure siamo al culmine delle nostre potenzialità? Perché una delle 3 opzioni per quanto riguarda il nostro futuro era proprio questa, ricordi, il raggiungimento del nostro massimo potenziale. Quanto lontano possiamo andare? In teoria è possibile che la civiltà mantenga lo status quo per un futuro indefinito, evitando sia il collasso che la trasformazione. Magari il futuro è destinato a stabilizzarsi. Potrebbero esserci barriere impreviste che ci tengono in una sorta di stasi inquieta, ma in realtà l'alto piano delle possibilità sarà, nella migliore delle ipotesi, uno stato temporaneo. Nel breve termine, i cambiamenti esponenziali nella tecnologia e nel clima terrestre spingeranno la civiltà verso nuove direzioni. E più ci spingiamo nel futuro, maggiori saranno le perturbazioni che dovremo affrontare. Nelle prossime centinaia di migliaia di anni dovremo affrontare eruzioni di supervulcani che porteranno all'acidificazione degli oceani e di sicuro dovremo affrontare una nuova era glaciale che si spera riusciremo a superare con l'aiuto della tecnologia. Senza una gestione attiva del clima, i ghiacciai avranno la loro vendetta mentre lastre di ghiaccio spesse chilometri schiacceranno enormi aree del Nord America e dell'Europa, riversando negli oceani ingenti quantità di acqua dolce che cambieranno le correnti oceaniche, portando all'estinzione di numerose specie marine che contribuiscono per circa l'80% all'emissione di ossigeno nella nostra atmosfera. Si ritiene che circa ogni 27 milioni di anni la Terra subisca un'estinzione di massa ciclica causata dal passaggio del Sole attraverso la regione centrale densa di asteroidi della nostra galassia. E tra circa 1 miliardo di anni l'intensificarsi del Sole renderà la Terra troppo calda per la fotosintesi e gli oceani lentamente ribolliranno, spegnendo tutta la vita sul nostro pianeta. La civiltà moderna non sopravviverà a questi eventi senza una profonda trasformazione. Siamo destinati a salvare il pianeta o a lasciarlo? Un'opzione sarà quella di lasciare che la natura faccia il suo corso sulla Terra e spostarci verso habitat fuori dal pianeta. Abbiamo il potere di scrivere il nostro futuro. Nonostante tutti i pericoli che affrontiamo, i futuri utopici sono a portata di mano e prima di quanto potremmo pensare. Ai nostri antenati, i nostri attuali poteri sembrerebbero divini, ma tutto ciò che abbiamo realizzato finora potrebbe impallidire rispetto a ciò che verrà dopo. A partire dalla rivoluzione industriale, il progresso tecnologico ha radicalmente migliorato la condizione umana in tutti i sensi. La qualità della vita in tutto il mondo è ai massimi livelli. Non percepiamo questa tendenza positiva in modo chiaro a causa del nostro pregiudizio alla negatività, che si è evoluto per renderci più attenti alle informazioni negative, ma lo slancio in avanti è innegabile. La nostra correzione di rotta verso una civiltà sostenibile appare davvero inarrestabile. I costi dell'energia solare ed eolica stanno diminuendo più velocemente di quanto previsto dagli esperti, rendendoli spesso più economici dei combustibili fossili. Allo stesso tempo, i progressi convergenti nell'intelligenza artificiale e nelle biotecnologie puntano verso un miglioramento radicale del benessere umano.
Progetti come AlphaFold, un programma iper avanzato di intelligenza artificiale per predire la struttura tridimensionale delle proteine, stanno già scoprendo strutture di agenti patogeni e trattamenti per il cancro molto più velocemente di quanto potrebbero fare gli esseri umani. Esistono oltre 10.000 malattie causate da mutazioni di singoli geni, malattie genetiche, e gli strumenti di editing genetico come CRISPR hanno davvero il potenziale per curarle tutte. Queste tendenze al rialzo stanno moltiplicando di molte volte il potenziale umano. Oggi siamo la popolazione umana più sana, più ricca, più libera, più istruita e più avanzata che sia mai esistita. Se queste tendenze dovessero mantenersi, se chi di dovere soprattutto sfruttasse per il bene tutta questa tecnologia, potremmo acquisire il potere di rigenerare gli arti, eliminare tutte le malattie e possibilmente estendere la nostra durata di vita in modo indefinito, mettendoci sull'orlo della trasformazione più radicale. Il raggiungimento di questi traguardi richiederà progressi tecnologici che la mente umana da sola non può compiere. Ma la NASA, per esempio, ha già iniziato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per progettare hardware specifici per le missioni, superando i progetti umani di un fattore 3. E questo è solo l'inizio, perché stiamo addestrando intelligenze artificiali così potenti che saranno in grado, se sfruttate per il bene, di risolvere ogni problema della nostra specie. Ciò potrebbe portare ad una superintelligenza artificiale che supera di gran lunga le capacità umane, in grado di risolvere problemi complessi che hanno sfidato l'umanità per decenni. Ma farla allineare ai valori umani sarà una sfida enorme e nuova per la quale forse non siamo pronti. Se un'intelligenza artificiale abbastanza avanzata risolvesse il dilemma di come sfruttare tutta l'energia solare emessa dalla nostra stella, l'essere umano nei prossimi 1000, 2000, 10.000 anni arriverebbe alla terza ipotesi di futuro, ossia alla trascendenza. Se la nostra specie sopravvivesse fino alla morte del Sole tra 5 miliardi di anni, potrebbe portare all'esistenza di circa 600 quadrilioni di persone e colonizzando lo spazio potrebbero nascerne molti di più, centinaia di migliaia di miliardi di persone nella Via Lattea. Ma più ci espandiamo nello spazio e nel tempo, più diventeremo diversi. È possibile che ci divideremo in più specie, ognuno con una diversa tolleranza al cambiamento. Alcuni potrebbero scegliere di fondersi con le nostre macchine in una nuova specie ibrida. Questo nel nostro piccolo succede già oggi. Guarda Neuralink, rifiutando la selezione naturale a favore dell'evoluzione tecnologica. E questa è una delle ipotesi più probabili. Mentre altri potrebbero scegliere di rimanere completamente biologici. Questa frammentazione segnerebbe la prima volta dai Neanderthal che più di una specie simile a quella umana camminava sulla Terra. E se mai riuscissimo a digitalizzare la nostra coscienza, l'identità umana potrebbe ramificarsi in un numero infinito di varietà. Man mano che cresciamo verso forme nuove e più potenti, alla fine dovremmo affrontare una domanda profonda. Qual è il nostro scopo ultimo nell'universo? Potremmo puntare all'alto obiettivo di colonizzare l'intera galassia, di diventare una civiltà di tipo 3 sulla scala di Kardashev per riordinare la Via Lattea secondo i nostri progetti. Potremmo mirare a sopravvivere alle stelle stesse tra circa 100 trilioni di anni. Ma questi sogni lontani non spettano a noi da realizzare. Se mai verranno raggiunti sarà grazie a qualche nostro lontano discendente che si è evoluto ben oltre le sue radici umane. Se sopravviviamo, la verità è che di umano ci rimarrà ben poco. Per salvare la Terra, il piccolo pianeta roccioso dove tutto ebbe inizio, basterebbe capire in che modo allontanare la Terra dal Sole in espansione. E questo potrebbe prolungare il gioco della vita di miliardi di anni. Ciò potrebbe essere fatto costruendo un gigantesco contrappeso conduttivo sul lato nascosto della Luna.
E anche se il progetto sembra impossibile e al giorno d'oggi una sola progettazione occuperebbe milioni di anni, con l'avanzamento inaspettato, attenzione alle parole, inaspettato delle intelligenze artificiali, ciò potrebbe accadere in migliaia o centinaia di anni. Solo gli scenari peggiori possono fermarci, voglio dire, se tra 50 anni erutta un supervulcano, se tra 100 anni il pianeta Terra andasse incontro alla totale nuclearizzazione, e allora a quel punto, anche se non ci estinguessimo totalmente, la popolazione umana sarebbe troppo ridotta e troppo fragile, disorganizzata e distante per pensare di arrivare ad un determinato salto evolutivo. Se invece siamo così bravi da evitare tutto questo e riuscissimo prima di un qualsiasi disastro serio a progredire, abbiamo il potenziale per seminare un vasto nuovo ramo della vita che potrebbe superare la Terra stessa e diffondersi in tutto l'universo. Se c'è una lezione, cari amici, che la nostra storia può insegnarci, è quella di non sottovalutare mai la razza umana. Per oggi è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, se ti è stato di ispirazione e ti è piaciuto ciò che hai visto e sentito, ti chiedo cortesemente di contribuire al posizionamento del video sulla piattaforma con un semplice like. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre nel prossimo episodio. Adieu!